Inter, Stella Rossa, vigilia della seconda partita di questo girone di Champions League. Ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa. Da un lato mi ha sorpreso, dall'altro lato mi ha anche gasato sotto alcuni aspetti e su alcuni argomenti in particolare. L'ho visto bello carico nel difendere la squadra, innanzitutto il gruppo squadra, e nello smontare anche una fake news, chiamiamola così, che in tanti stanno portando avanti in questo momento su questa Inter, preparando tra le altre cose anche una grande sorpresa in vista di questa partita che probabilmente farà molto discutere. Sono curioso di vedere e di leggere i vostri commenti. Ne parliamo allora in questo nostro episodio di oggi, in cui, come sempre, alla vigilia presentiamo la partita. Allora, ben ritrovati, amiche e amici passioniteristi. Vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale subito. Clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno. Partiamo dalla conferenza stampa, dove accanto a Simone Inzaghi c'era Stefan De Vrij, che non ha dato grandi spunti, ha trattato però un tema che io tratterò alla fine, perché voglio smentire anche un po' un'altra cosa che sta girando, e ne parleremo alla fine. Prima parliamo di Inzaghi, che secondo me ci ha dato soprattutto 5 spunti interessanti. Il resto lo trovate sul nostro sito passioneinter.com. Il primo punto, quando dico che mi ha gasato oggi Inzaghi, è quando si è parlato del secondo gol subito in casa dell'Udinese. Mi è piaciuta molto la difesa che Inzaghi ha alzato, ha portato avanti su Bissac e in generale sui singoli, perché ha attaccato i giornali. È la seconda o terza volta già in questo avvio di stagione in cui se la prende con i giornali Inzaghi, che dice hanno scritto che la colpa su quel secondo gol è di un singolo che è stato preso di mira, e lui invece si è scaldato abbastanza dicendo che la colpa è di tutta la squadra. Ha analizzato in profondità tutta l'azione, facendo da schermo appunto a quello che per i giornali è stato il colpevole. Lui invece ha messo davanti alle proprie responsabilità tutta la squadra, proprio per difendere i suoi giocatori, e questo mi è piaciuto molto, anche le modalità in cui, con cui lo ha fatto. Secondo punto, ha praticamente annunciato il rinnovo di Denzel Dumfries. Già sul finire della scorsa settimana c'erano stati delle indiscrezioni poi confermate, e Inzaghi in questa conferenza ha praticamente fatto capire che è cosa fatta. Gli altri 3 spunti molto interessanti sono invece relativi alla formazione con cui si andrà in campo in questa partita. Un primo punto è relativo a Dumfries, che viene annunciato dal primo minuto insieme a Piotr Zielinski, quindi abbiamo già 2 certezze di formazione che sono state spoilerate, annunciate da Simone Inzaghi in conferenza stampa. L'altro tema è relativo agli attaccanti. Da come parla Inzaghi, per come l'ho interpretato io, ci ha fatto capire che giocheranno tutti e 4 sostanzialmente, e che quindi ci sarà una staffetta, 2 attaccanti all'inizio e poi si alterneranno, per cui non sappiamo ancora chi saranno i titolari, anche se un'idea ce l'abbiamo e tra poco ne parliamo, ma giocheranno poi tutti e 4 in questa partita. Poi il terzo punto sulla formazione, il quinto spunto da questa conferenza stampa, invece ci porta su un terreno molto interessante, perché gli viene chiesto in pratica della formazione, della gestione della rosa, e anche qui secondo me vuole lanciare un messaggio forte ai quotidiani, in generale agli opinionisti che parlano di Inter e non solo, dicendo che lui non fa delle scelte sulle 3 partite, cioè non gestisce le rotazioni, non fa una gestione in vista delle prossime gare, ma sceglie di volta in volta in base a quello che vede in allenamento. Quindi da quello che ci vuole dire, lui non fa dei ragionamenti siccome alla prossima partita c'è la Champions o c'è la Serie A o c'è il derby, faccio dei ragionamenti per preservarmi in vista di quella partita. Vuole mandare in campo sempre la formazione migliore, quindi in base a quelli che lui in allenamento vede come i migliori, sceglie di conseguenza e sceglie la formazione in base a quello che ha visto in allenamento. Tenete bene a mente questo messaggio, perché lo uniamo alla formazione che Inzaghi ha provato alla vigilia di Inter Stella Rossa. È stato fatto un test nell'allenamento della vigilia con Sommer in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa. Dumfries a destra, Carlos Augusto a sinistra al posto di Di Marco, centrali Zielinski sulla destra con Çalhanoğlu e Mkhitaryan in mezzo a completare, e in attacco, attenzione, so che qui inizieranno i commenti, Taremi e Marco Arnautovic. Dico subito che su Taremi sono d'accordo, secondo me è giusto farlo giocare, così come è giusto far giocare Zielinski, e forse avrei visto bene un Taremi con Lautaro. Sono d'accordissimo anche nel far riposare Thuram, che fino a qui è sempre stato impiegato dall'inizio, sta giocando tanto, è un giocatore che secondo me devi preservare, perché ne avrai bisogno in alcuni momenti specifici della stagione, e poi è un giocatore che fa un tipo di lavoro
che lo porta ad essere a rischio infortuni se lo solleciti tanto. Quindi è giusto secondo me farlo ruotare, e te lo puoi permettere con un giocatore come Taremi che si sta dimostrando molto interessante. Ero curioso di vederlo insieme a Lautaro, occhio perché potrebbe giocare insieme a Marko Arnautovic. Quindi questa è stata la formazione provata nell'allenamento della vigilia. È possibile in questo momento immaginare che possa essere un test in vista della partita, quindi la formazione, la probabile formazione con cui scendere in campo con la Stella Rossa la mettiamo così. Ci sarà poi un'altra seduta di allenamento da cui emergeranno poi quelle che saranno le ultime scelte, però al momento disegniamo questa probabile formazione. E allora qui io dico, con De Vrij dentro, Zielinski, Carlos Augusto, Taremi e probabilmente anche Arnautovic, è una formazione che non possiamo definire titolarissima. Non è la migliore Inter possibile sulla carta, chiaramente, se prescindiamo dai momenti di forma che Inzaghi dice di valutare. E quindi, se uniamo questa formazione, quella vista con il Manchester City in cui siamo stati sorpresi da varie rotazioni, le frasi di Inzaghi sulle rotazioni, che dice appunto che lui fa delle scelte basandosi sulla singola partita e non ragionando anche sulle altre. Ecco, secondo me tutte queste cose messe insieme smontano un po' quella narrazione che alcuni stanno portando avanti quando dicono che ci siamo messi in testa di vincere la Champions e stiamo perdendo strada in campionato, o addirittura la proprietà ha richiesto di favorire la Champions perché sono interessati ai soldi e perdiamo terreno in campionato. Assolutamente no, qui viene smontata questa fake news che qualcuno sta portando avanti. Ci sono anzi sempre più indizi, secondo me, che vanno a favore della mia teoria, e non secondo me, sono sempre più indizi che vanno a favore della mia teoria, cioè l'obiettivo è intanto arrivare tra le prime 8 in questa Champions League, in questo girone, per andare direttamente agli ottavi di finale, cercare nel frattempo in campionato di rimanere lì in scia con la vetta e di stare lassù in alto, facendo però anche un tentativo di allungare la rosa, coinvolgendo tutti, cercando appunto di coinvolgere tutta la squadra, di portarli tutti a livello, per poi cercare di decollare nella seconda parte di stagione, nella fase finale, in tutte le competizioni, fino poi al mondiale per club. Questa è la mia teoria, che secondo me ha sempre più indizi a mio favore, e a proposito della mia teoria, ho più volte detto che settembre-ottobre è il periodo in cui Inzaghi prova a sperimentare delle cose. A Udine ha sperimentato, tra le altre cose, anche un De Vrij messo a destra, perché sue parole di Inzaghi, per Inzaghi De Vrij è stato uno dei migliori difensori dell'ultimo europeo, giocando proprio lì da terzo a destra, comunque giocando a destra, e voleva provarlo. Idem Bissek spostato a sinistra, che ha detto di sentirsi a sinistra nel suo ruolo, quindi Bissek si sente difensore, al di là di tante fantasiose ricostruzioni o fantasiose ipotesi su Bissek, e quindi si stanno provando delle cose per trovare poi le formule migliori con cui poter decollare più avanti, e questa partita con la Stella Rossa è sicuramente un'altra tappa molto importante contro un avversario da tenere d'occhio, perché la Stella Rossa è la classica partita trappola da affrontare. Con questo avversario che domina in campionato in Serbia, stiamo giocando una Champions con un format che è ancora da decifrare del tutto, ma è un format dove dicevamo non puoi fare tanti calcoli, per quello che abbiamo capito. Bisogna vincere per forza e ogni singolo gol conta, non solo ogni singolo punto, ma davvero ogni singolo gol. Quindi devi vincere per forza, ma devi anche fare più gol possibili. Per cui in una partita di questo tipo l'Inter ha tutto da perdere, secondo me. E da 7 anni questa squadra, la Stella Rossa, domina il campionato serbo. L'ultimo lo ha vinto con 18 punti di vantaggio sul Partizan, sulla grande rivale, che ha battuto 4-0 nel derby pochi giorni fa. In casa, in questo campionato la Stella Rossa ha pareggiato la prima partita, poi ne ha vinte 8 di fila, quindi è in vetta anche in questo campionato, sta stradominando. C'è un attaccante, Ndiaye, che è capocannoniere del torneo con 7 gol, 3 li ha fatti proprio nel derby con il Partizan. Ha riposato nell'ultima partita, però potrebbe non essere il titolare, non è titolarissimo in questa Stella Rossa, e nonostante questo è capocannoniere con 7 gol. È un giocatore con le leve lunghe, molto veloce in campo aperto, si muove molto sul fronte offensivo per favorire anche gli inserimenti delle ali. C'è da vedere se giocherà lui o giocherà Duarte, un altro giocatore più pulito tecnicamente. Si sono fatti male alcuni giocatori nelle ultime partite, il portiere Glazer, 2 difensori, Mimovic, si è fatto male Ivanic, che è il giocatore che mi è sembrato più interessante nella partita con il Benfica, però
potrebbero anche recuperare, in queste ore alcuni di loro almeno. Ha recuperato un titolare come Rodic. C'è grande attenzione su un giovanissimo talento, Maksimovic, che è veramente giovanissimo, che ha debuttato nel derby contro il Partizan, credo sia 2007, se non ricordo male. Si è presentato subito con un bel caratterino, quindi c'è chi dice che potrebbe anche essere portato in prima squadra, ma vedremo. È comunque una squadra difficile da leggere, perché col Benfica alla prima hanno perso 2-1 in casa, ma poi hanno cambiato tanti giocatori anche rispetto al campionato, oppure nell'ultima partita hanno fatto varie rotazioni, quindi con l'Inter potrebbero presentarsi con la formazione tipo o quasi a livello anche di valori fisici. Da tenere d'occhio, quindi, oltre ad Ivanic ci sono due italiani, tra virgolette, cioè l'ex milanista Krunic lì in mezzo al campo e l'ex Torino Radonic, che è arrivato tardi, sta cominciando a giocare ora, è un giocatore di buona qualità nel dribbling da tenere sotto osservazione. La Stella Rossa gioca con un 4-2-3-1 più o meno, mettiamola così, e in alcune fasi mi aspetto che proveranno a pressarci, perché se si chiudono totalmente dietro diventa difficile poi reggere contro l'Inter a San Siro in una partita totalmente difensiva, quindi cercheranno di sporcarci la costruzione, però tendenzialmente mi aspetto bassi, attenti a coprire soprattutto la parte centrale del campo e pronti a ripartire con degli esterni veloci e dei movimenti dell'attaccante a cercare di portar fuori il nostro difensore centrale. Quindi per noi saranno fondamentali secondo me gli esterni. Da quello che ho visto nella partita contro il Benfica che ha fatto la Stella Rossa, hanno sofferto tantissimo quando il Benfica allargava il gioco soprattutto nell'ultimo terzo di campo, nell'ultima parte, e allargando molto i difensori si portavano molto spesso dentro l'area di rigore, quindi c'era tanto spazio sugli esterni per prendersi il fondo, per favorire l'inserimento delle mezze ali o comunque per ragionare da quelle zone che sono comunque pericolose se le attacchi con qualità come fa l'Inter. Quindi se giochiamo con il nostro solito coraggio, alzando anche i quinti, i movimenti da dietro, per esempio del terzo che si inserisce o della mezzala che arriva, è il tipo di partita in cui possono venir fuori alcuni dei nostri valori migliori, ecco, secondo me. È un bel test quindi soprattutto per Dumfries, che sul secondo palo quindi potrebbe creare grossi problemi alla loro difesa se costruiamo bene dalla sinistra per concludere con il quinto che si inserisce a destra sfruttando lo spazio. Occhio anche a Frattesi in inserimento se giocherà. È una partita da non sottovalutare, perché per arrivare tra le prime 8 è una di quelle in cui devi per forza fare 3 punti con vari gol, anche come dicevamo. Occhio alla difesa, perché sarà fondamentale anche non prendere gol per stare attenti alla differenza reti, e visto l'avvio di questa stagione non prendere gol sarebbe una buona notizia sicuramente su cui costruire, sarebbe farebbe quasi notizia, passatemi la battuta. Comunque a tal proposito, a De Vrij, così andiamo in chiusura, è stato chiesto proprio del paragone con la stagione 22-23, quando a inizio anno si prendevano troppi gol e poi è stata una stagione molto altalenante con la finale di Champions e le 12 sconfitte in campionato. De Vrij, classica frase di rito, frase fatta, ecco, che ci sta, ha detto che quella stagione ormai è il passato, non bisogna pensarci, questa è una nuova stagione e si cambia tutto. Però mi dà l'assist questo per parlare anche di un altro paragone che si sta facendo, perché in queste ore in tanti hanno parlato anche delle somiglianze con l'avvio della stagione 2021, quella dell'Inter di Conte che prendeva tanti gol, mi ricordo la partita della Fiorentina col Benevento, un Inter molto allegra dal punto di vista difensivo, che però poi ha vinto lo scudetto. E quindi in tanti dicono attenzione perché non fate storie sulla difesa, perché anche nell'anno dello scudetto comunque la difesa era partita male, ma poi dopo siamo decollati. Ecco, quel paragone secondo me anche qua non ha alcun senso, perché a parte che quell'Inter poi uscì, diciamo, da tutte le competizioni e si focalizzò totalmente sullo scudetto, mentre questa Inter vuole andare avanti in tutte le competizioni e provare a vincere anche lo scudetto. Quindi già qui c'è una grossa differenza. Ma soprattutto quella stagione non è svoltata per caso o per magia, non è che all'improvviso si è acceso qualcosa e tutti i problemi sono finiti in secondo piano e siamo decollati, ma c'è stata una svolta tattica molto importante. C'è stata la partita di Sassuolo, da cui poi l'Inter è diventata quadrata e un carro armato e non si è più fermata. Quindi dire: "Non facciamo storie sulla difesa, adesso non create falsi allarmi", eccetera, perché poi Conte è riuscito a vincere lo stesso, non ha senso. I problemi in difesa ci sono stati fino a qui, bisogna parlarne, bisogna analizzarli,
senza drammi, assolutamente, però bisogna lavorarci, a partire appunto da questo Inter Stella Rossa. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, che cosa ne pensate, soprattutto della formazione, perché son curioso di leggere i vostri commenti, su questo. Vi aspetto nel club di Passione Inter, dove come ogni lunedì alle 22 ci sentiamo per la nostra chiacchierata con i nostri abbonati e le nostre abbonate, parliamo di tutti i temi caldi del momento su www.passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.